Allora ragazzi, già qualche giorno che non escono più video perché purtroppo domenica ho fatto il video, poi lunedì ho fatto lo shorts, e poi dopo martedì, o meglio lunedì pomeriggio ho preparato il video che esce adesso, e poi lunedì sera volevo registrarlo e farlo uscire martedì in modo tale che oggi sarebbe uscito un altro video, ma purtroppo lunedì sera ho preso la febbre alta, l'ho avuta anche tutto ieri, quindi non ho voluto fare il video e quindi abbiamo perso sostanzialmente un giorno, ma pazienza ragazzi, non ci possiamo fare nulla, non sono io che decido quando prendo la febbre e quando non la prendo. Per fortuna adesso mi è passata e quindi possiamo tornare a fare il video. Oggi parleremo, in questo primo video di una lunga serie che voglio fare, di video in cui parleremo dei paesi dell'Unione Europea, come stanno a livello economico e a livello politico. Oggi partiamo dall'Ungheria, un paese che in quest'ultimo periodo è stato sempre, diciamo così, al centro di vari scandali, vuoi quello della Salis, vuoi quello della democrazia, vuoi eh, quello delle armi, quello del petrolio, del gas naturale dalla Russia, insomma è un paese che in questo momento è al centro un po' degli scandali europei. E allora partiamo dall'Ungheria. Allora, intanto partiremo con le info generali del paese, poi valuteremo l'economia, il PIL e i settori pubblici, poi valuteremo gli indici di democrazia, di livello di pace nel paese e di corruzione, poi vedremo le varie proteste e i vari, insomma, tutte le leggi che Orbán sta facendo, Orbán è il primo ministro dell'Ungheria che sta facendo contro la democrazia. Poi faremo un recap del governo di Orbán con le cose buone e le cose cattive che ha fatto. Poi dopo guarderemo i principali giornali liberi che ci sono in Ungheria e vi leggerò anche un brevissimo articolo. Poi dopo vedremo le elezioni, la crisi del governo e l'opposizione, e poi vi darò una mia opinione sull'Unione Europea e l'Ungheria. Allora, intanto, l'Ungheria è uno Stato membro dell'Unione Europea dal 1° maggio del 2004 ed è uno Stato dell'Europa centro-orientale. La maggioranza del territorio è fatto dalla pianura pannonica ed è una repubblica parlamentare come l'Italia. Il presidente è Tamás Sulyok, che è stato eletto il 5 marzo del 2024 ed è indipendente ma vicino a Fidesz, che è il partito del primo ministro Viktor Orbán, che guida l'Ungheria dal 2010 e in precedenza l'aveva fatto anche dal 97 al 2002. Orbán è anche un avvocato, era, però adesso non l'è più. È membro della NATO, dell'OCSE, del gruppo di Visegrad, che è un gruppo, un'alleanza di 4 paesi dell'Europa centrale. Oltre all'Ungheria ne fanno parte anche Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, e anche firmato gli accordi per l'area Schengen. La lingua ufficiale è l'ungherese, che è una lingua incomprensibile perché non è né latina né germanica e né slava come tutte le altre lingue europee. È una lingua che deriva da alcuni dialetti siberiani, così come il finlandese e l'estone, quindi chiedo scusa per tutte le pronunce che ho fatto e che farò da adesso in poi in ungherese, perché io non capisco niente di ungherese. Se qualcuno conosce l'ungherese probabilmente si prenderà un infarto, ma così è. I confini dell'Ungheria, intanto l'Ungheria è grossa 93.030 km quadrati, quindi è un po' più piccola, un po' tanto più piccola, comunque è più o meno come 3/4 del Nord Italia e ha 9 milioni e mezzo di abitanti, mentre il Nord Italia comunque ne ha molti di più, quindi capite anche che la pianura, le grosse distese di nulla si fanno sentire anche nella popolazione. Infatti la densità è bassissima, 107 abitanti per chilometro quadrato. Ora non so quanto sia la densità abitativa del nord Italia, guardo subito giusto per curiosità, però sicuramente sarà molto più alta. Adesso vado qua a controllare, è la densità abitativa del nord Italia di 186 abitanti per chilometro quadrato, quindi è molto più alta. Confina a nord con la Slovacchia, a est con l'Ucraina e la Romania, a sud con la Serbia e la Croazia,
e a ovest con l'Austria e la Slovenia. È uno stato senza sbocco sul mare, la cui capitale è Budapest. Ora, andiamo a valutare l'economia. Allora, intanto la valuta è il fiorino ungherese, però in molte parti usano anche l'euro a Budapest. Il PIL, l'Ungheria come PIL totale è il 56esimo paese al mondo con 197.813 milioni di dollari. Il PIL pro capite è di 20.335 dollari ed è il 55esimo paese del mondo, mentre è il 45esimo paese del mondo con PIL per potere d'acquisto con 40.944 dollari. Ora il PIL, da quando è tornato al potere Viktor Orbán nel 2010, è sempre cresciuto. Orbán è tornato al potere nel 2010 per il semplice fatto che c'è stata la crisi e quindi hanno richiamato Orbán, e da lì, dal 2010 al 2019 non ci sono state guerre, non ci sono state varie crisi e quindi il PIL è sempre cresciuto. Poi c'è stato il Covid, il PIL è calato, poi dopo c'è stata la ripresa tra il 2021 e il 2022, poi c'è stata la guerra in Ucraina, il PIL è di nuovo calato e adesso siamo lì come in tutti gli altri paesi europei, un po' in calo e un po' in crescita, ma di veramente poco. Su cosa si basa sostanzialmente l'economia ungherese? Beh, si basa tantissimo sul turismo, come in tutti i principali paesi europei e comunque occidentali, e comunque sul settore terziario in generale. Però, se vogliamo proprio guardare bene l'economia, l'agricoltura è settore più piccolo e si coltivano principalmente cereali come grano e mais, semi oleosi, patate e barbabietole da zucchero, le famosissime barbabietole da zucchero. C'è anche una certa produzione di vino, la viticoltura, e la produzione di peperoncini, mentre per l'allevamento sono molto allevati suini, bovini e pollame. L'Ungheria, essendo comunque un paese grande, ma quindi ricco comunque di acqua ed è ricco di pianura, quindi di terreni fertili, e avendo una popolazione molto piccola, gran parte del suo fabbisogno alimentare se lo producono internamente, e anzi addirittura tantissimi prodotti agricoli vengono esportati perché ce ne sarebbero in abbondanza. Per quanto riguarda l'industria, beh, diciamo che l'Ungheria è un polo produttivo di riferimento per l'industria automobilistica in Europa. E infatti l'Ungheria è un paese che comunque ha bassi costi di tasse, perché le tasse in Ungheria sono molto basse, quindi conviene andare a produrre per molti brand di paesi molto più ricchi come la Germania, per esempio Audi, Mercedes e BMW vanno a produrre in Ungheria, ma anche come membri del Giappone, per esempio la Suzuki, che mi pare sia giapponese o coreana, comunque una cosa del genere, va a produrre in Ungheria, che è un paese dove comunque costa di meno mettere la manodopera, costa di meno anche tasse per aprire stabilimenti produttivi, però comunque i cittadini vengono ben pagati, quindi è un po' un paese a metà tra i costi molto alti che avrebbe produrre in Germania o in Giappone, o ai costi molto bassi che avrebbe produrre in Sudan oppure in Bangladesh, dove però la gente viene sfruttata. Quindi diciamo che l'Ungheria è un po' quel paese lì a metà, più a metà verso la ricchezza che a metà verso la povertà, per fortuna, però è comunque un paese molto conveniente, e questo contribuisce sicuramente alle esportazioni, all'occupazione, con molte aziende che riescono a far lavorare decine di migliaia di persone nelle loro appunto produzioni. Anche l'elettronica viene prodotta molto in Ungheria, vengono prodotti molti componenti e prodotti di alta tecnologia, e molte multinazionali hanno stabilito qui i loro centri produttivi di ricerca e sviluppo. Anche qui molte esportazioni, molta occupazione, così come anche nel settore farmaceutico. L'Ungheria è un settore farmaceutico molto ben sviluppato, con aziende locali e internazionali che producono medicinali per il mercato interno e anche per l'esportazione, quindi più esportazione, più soldi, più occupazione. E anche settori emergenti come le biotecnologie hanno visto una crescita notevole negli ultimi anni, attirando investimenti e contribuendo all'innovazione del paese. Il terziario è il maggiore contributore del PIL ungherese, impiega la maggior parte della forza lavoro e comprende diverse attività come per esempio il commercio e la finanza, commercio all'ingrosso e al dettaglio e molti servizi finanziari, e poi c'è anche il turismo, che è un settore in forte crescita, trainato in particolare dall'attrattiva di Budapest, ma anche da destinazioni come il lago Balaton e città storiche come per esempio Debrecen o Győr.
Ora andiamo a vedere un po' come se la cava a livello economico in generale l'Ungheria. Beh, il debito pubblico dell'Ungheria è il nono più alto dell'Unione Europea e arriva al 73,5% del PIL alla fine del 2024, con proiezioni di una graduale riduzione nei prossimi anni. Il deficit è intorno, nel 2024 è stato intorno al 4,9% del PIL, che per esempio in Italia è stato al 3,4% l'anno scorso, ed è superiore agli obiettivi governativi. Poi l'inflazione è un grande problema, adesso sì, si sta un pochettino, diciamo così, abbassando, trovando una stabilità, però ha avuto picchi anche molto molto alti. Però devo dire che in questo modo, sotto questo punto di vista qua, l'Ungheria sta cercando di trovare soluzioni, infatti cercano di controllare i prezzi e soprattutto aumentano i salari quando l'inflazione aumenta tanto. Il tasso di disoccupazione è uno dei più alti, è uno dei più bassi dell'Unione Europea e si attesta intorno al 4,3% della popolazione, però questo dato è in lieve aumento, ma è comunque molto basso rispetto alla media UE. E poi il governo di Orbán ha attuato politiche aggressive con tasse basse e sussidi generosi, ed è per quello che le aziende sono andate a produrre in Ungheria, ma questo hanno, diciamo così, contribuito ad aumentare il debito pubblico e il deficit, e beneficia tanto l'Ungheria degli aiuti da parte dell'Unione Europea, ma come tutti i paesi del mondo dell'Unione Europea beneficiano degli aiuti della banca centrale, perché altrimenti sarebbero tutti falliti probabilmente. Poi, per quanto riguarda i servizi pubblici, in Ungheria sono buoni rispetto comunque alla media magari dei paesi che confinano. Se togliamo Slovenia e Croazia, sono molto meglio rispetto alla Serbia, rispetto all'Ucraina, rispetto alla Romania. La sanità, il sistema sanitario ungherese è pubblico. A Budapest è ottimo perché gli ospedali sono nuovi, i macchinari anche. Fuori da Budapest sono macchinari abbastanza obsoleti, magari anche medici non altamente qualificati, e però ci sono sia a Budapest che fuori molti tempi di attesa, e quindi la gente poi tende ad andare in privato come si fa in Italia, perché se per fare la tax ci vogliono 6 mesi uno va in privato a farsela. Poi l'istruzione anche qui è obbligatoria e gratuita fino ai 16 anni. Diciamo che anche qui la qualità dell'istruzione varia molto, come anche qua, cioè al nord la qualità dell'istruzione è molto più alta che al sud. Lì insomma a Budapest è molto più alta che nelle altre zone del paese. Migliori scuole e università sono ovviamente a Budapest, mentre nelle aree più povere ci sono meno risorse e opportunità. Negli ultimi anni il governo ha rafforzato il suo controllo sul sistema scolastico, in particolare con la cosiddetta legge della vendetta. Questa legge ha limitato i diritti e autonomia degli insegnanti, portando a diverse proteste a livello nazionale. La riforma ha anche esteso la privatizzazione a molte università pubbliche, affidandone la gestione a fondazioni private, i cui membri sono spesso nominati dal governo. E qui già troviamo la prima parte della autoritarietà del governo di Orbán, dell'autocrazia del governo di Orbán. Perché se tu diciamo così, limiti le opinioni dei professori per evitare che non vadano contro il governo, questo qua è un punto a favore di un sistema autoritario e a favore di un sistema democratico, così come anche privatizzare le università pubbliche e decidere quali professori possono lavorare nelle università. Anche questo è un punto a favore per l'autocrazia e uno a favore per la democrazia. La rete dei trasporti pubblici in Ungheria diciamo che è molto sviluppata verso Budapest, molto inesistente fuori da Budapest. Per esempio i treni collegano Budapest alle maggiori città come Debrecen, Pécs e Győr, ma fuori non esistono praticamente, sono molto rari, così come anche gli autobus. E invece metropolitana e tram esiste solamente a Budapest. Ora andiamo a vedere un po' i dati dell'Ungheria. Allora,
Nel Democracy Index, quindi nell'indice di democrazia, l'Ungheria si posiziona alla posizione numero 54 con un tasso di democrazia di 6,51 su un massimo di 10 ed è quindi considerata come una democrazia imperfetta e si avvicina molto al regime ibrido che inizia con la Romania alla 72esima posizione. Per esempio l'Italia si trova al 37esimo posto con un tasso di democrazia di 7,58 e prima che arrivasse Orban, quindi per esempio nel 2000 andiamo a vedere un po' qua, nel 2009 il tasso di democrazia in Ungheria era molto più alto, per esempio si avvicinava quasi al tasso dell'Italia di adesso ed era infatti intorno al 7,44. Per quanto riguarda l'indice di corruzione, l'Ungheria si posiziona molto male perché comunque ha vicino paesi molto corrotti come l'Ucraina, paesi molto corrotti anche come la Romania, paesi dove c'è un grande traffico di droga come il Montenegro che è sotto la Serbia e appunto la stessa Serbia e quindi insomma nel tasso di corruzione è uno dei paesi europei più corrotti e si trova addirittura alla posizione numero 82 con uno score di 41 e dietro addirittura paesi come l'Albania, come la Moldavia, come la Bulgaria, come il Kosovo addirittura, come il Senegal, come il Benin che sono addirittura in Africa, come la Croazia, la Slovacchia, come Cuba, come l'Armenia, insomma è veramente messa male. L'Italia non è messa bene ma è 52esima, la Spagna è 46esima, quindi comunque l'Ungheria è messa molto male sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece l'indice di pace nazionale, quindi l'indice di sicurezza nazionale, l'Ungheria è messa molto bene, infatti è il 14esimo paese più sicuro del mondo, dietro solamente a Islanda, Irlanda, Austria, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Portogallo, Danimarca, Slovenia, Malesia, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia e poi c'è l'Ungheria. Ed è davanti a paesi come il Giappone, come l'Olanda, come l'Australia, come la Spagna, insomma paesi che sono molto alla Norvegia per esempio, anche qua si vede la Norvegia, insomma paesi che la Svezia, insomma, paesi che nell'immaginario collettivo sono molto più sicuri, si pensano di essere molto più sicuri di paesi come l'Ungheria e invece in realtà non lo sono. L'Italia, giusto per dovere di cronaca, è 33esima. Ora andiamo a vedere un po' le leggi autoritarie che sta facendo il presidente Orbán. Per esempio, 50.000 persone domenica si sono riunite in Piazza degli Eroi a Budapest per protestare contro l'uso dei fondi pubblici da parte del premier Orbán in costose campagne di comunicazione accusate di disinformare gli elettori e alimentare odio politico. Tra gli organizzatori c'era anche la Loop Theatre Troupe che ha chiesto un referendum per vietare la propaganda statale ingannevole o atta a incitare odio, quindi rendiamoci un po' conto, in un paese che fa parte dell'Unione Europea c'è certa gente che chiede un referendum per vietare la propaganda politica, ok? Intanto, invece, l'esecutivo di Orbán prepara una nuova consultazione nazionale sulla tassazione, che l'opposizione, però qua è sempre l'opposizione che parla, accusa di essere manipolata per rafforzare il consenso a favore di Orbán. Quindi, insomma, Orbán cosa fa? I soldi delle tasse li usa in parte per disinformare gli elettori e alimentare l'odio politico, in parte li usa contro avversari politici, in parte li usa per rafforzare il suo consenso facendo leggi sulla tassazione che vanno in favore di Orbán, ok? Quindi capiamoci in favore del partito di Orbán, Fidesz, quindi capiamoci un po' intanto il livello di democrazia che c'è in Ungheria. Altri scandali: stop agli eventi pubblici LGBT in Ungheria, modificata la Costituzione, scoppiano le proteste. L'Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale che vieta gli eventi pubblici LGBT.
Sostenuto dal partito Fidesz del primo ministro Orbán, la modifica porta al divieto di eventi come il Budapest Pride, che quest'anno si svolgeva in realtà a PEX, e fornisce una base costituzionale per negare il riconoscimento delle identità transgender e intersessuali. L'emendamento ha avuto il via libera del Parlamento, con 140 voti a favore e 21 contrari. Ora, il Parlamento ungherese è nettamente a favore del partito di Orbán ed è nettamente in mano al partito di Orbán. Circa 120 seggi su 190 e qualcosa sono del partito di Orbán. Però comunque devo dire che anche alcuni altri esponenti hanno votato contro, hanno votato a favore di questa legge. L'emendamento dell'Ungheria è quindi legge. Su un tweet del primo ministro Orbán si trova questa roba qua. L'emendamento costituzionale dell'Ungheria protegge lo sviluppo dei bambini, afferma che una persona nasce maschio o femmina e si oppone alle droghe e alle interferenze straniere. In Ungheria il buonsenso conta. Ora, sul fatto che una persona nasce maschio o nasce femmina è vero, cioè una persona, anche se cambia sesso, rimane con gli ormoni biologici da uomo o da donna, anche se da uomo passa a donna o da donna passa a uomo. Poi andiamo avanti. Alcune settimane fa il Pride era già stato proibito da un emendamento alla normativa che disciplina la libertà di assemblea, ma ora questa limitazione viene scritta nella legge fondamentale ungherese, quindi praticamente nella Costituzione ungherese è proibito fare Pride LGBT. Ora, io sono totalmente, diciamo così, non parteciperai mai a un Pride LGBT perché non mi piace, non riconosco, diciamo così, non mi piace partecipare a queste cose qua, non mi interessano, mi fanno anche un po' schifo sotto certi punti di vista, però in un paese democratico e libero che fa parte dell'Unione Europea non si dovrebbe mai proibire, diciamo così, la libertà di organizzare dei Pride e di fare assemblee LGBT. Finché una persona non arreca danno a un'altra persona, può fare cosa vuole, può andare in giro vestita di rosa, se è un uomo può andare in giro se è un uomo con lo smalto, può andare in giro può essere gay, può essere trans, a me non interessa. In un paese libero, finché una persona non arreca danno, deve essere libera di fare quello che vuole. Però evidentemente in Ungheria, se tu sei gay, se tu sei trans, non puoi fare quello che vuoi, non puoi organizzare eventi, e addirittura l'emendamento consente inoltre l'uso del riconoscimento facciale per tracciare e multare i partecipanti. Quindi se qualcuno parteciperà a questo Pride, anche se non può, tramite riconoscimento facciale verrà multato, ok? Quindi capite che non esiste proprio possibilità di fare questo Pride. Ora, qua c'è un passaggio che io non capisco. Secondo la modifica costituzionale, i diritti dei bambini allo sviluppo morale, fisico e spirituale prevalgono su qualsiasi altro diritto fondamentale diverso dal diritto alla vita, incluso quello di riunirsi pacificamente. Quindi non so, se io mi riunisco pacificamente aggiungo un diritto ma ne tolgo uno al diritto alla vita? Non lo so, non riesco a capire questo passaggio. Sarò io che non capisco, ma non so cosa voglio dire. I diritti dei bambini allo sviluppo morale, fisico e spirituale prevalgono su qualsiasi altro diritto fondamentale diverso dal diritto alla vita. Che sì, cioè, qualunque diritto è meno importante del diritto alla vita. Però in Ungheria il diritto alla vita c'è, non siamo in Sudan dove i bambini vengono sterminati o a Gaza dove i bambini vengono sterminati, siamo in Ungheria, un paese dove andare a vivere si vive esattamente come in Italia, se non meglio o magari un po' peggio in certe zone, ma si vive come in Italia, si vive con standard molto alti di vita rispetto al mondo. E quindi in un paese in cui gli standard di vita sono molto elevati, non vedo perché riunirsi tolga i diritti alla vita, cioè non riesco a capire. Le modifiche riguardano anche la definizione di genere. Il sesso di una persona alla nascita è una caratteristica biologica e può essere maschile o femminile. Con questo nuovo emendamento si elimina quindi il riconoscimento legale per le persone trans e intersessuali.
Ora, quindi se io divento donna e sono un uomo, l'Ungheria non mi riconosce come donna. Sotto questo aspetto posso anche essere d'accordo, nel senso che gli ormoni biologici di una persona sono o da uomo o da donna. E, come dice anche Vannacci, che poi per qualcuno può sembrare un fascista, per qualcuno è un idolo, ma dipende. Il trans vuol dire essere mi percepisco in donna anche se ho gli ormoni da uomo. Quindi, sotto questo punto di vista qua, ragazzi, non sono totalmente in disaccordo col governo ungherese, perché se io sono un uomo e ho gli ormoni da uomo, non posso partecipare a una competizione femminile solo perché sono diventato trans. Quindi, sotto questo punto di vista qua, ogni persona dovrebbe avere il diritto di diventare trans e di partecipare a manifestazioni pro-trans in qualunque paese pro-trans no, ma a manifestazioni, diciamo così, trans e pride LGBT, ok? Però sotto questo punto di vista qua, il fatto che una persona diventi donna solo di genere ma non, non biologicamente, ci può stare che un governo non riconosca che una donna diventata donna ma era un uomo non sia una donna. Non so se è ben chiaro quello che ho appena detto, che comunque se divento donna e sono un uomo rimango comunque con gli ormoni da uomo, ecco. Poi qua c'è un passaggio che non ci interessa, comunque dice che l'emendamento prevede la possibilità di sospendere la cittadinanza di cittadini ungheresi con doppia cittadinanza qualora rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale. È stabilito un periodo massimo di 10 anni con la possibilità di espulsione per chi risiede in Ungheria. Quindi se c'è un cittadino che ha cittadinanza ungherese e rumena, per farvi un esempio, che può essere una minaccia per la sicurezza nazionale, può essere espulso dal paese, e su questo non sono per niente in disaccordo. Poi c'è anche un'altra roba molto particolare che diciamo le modifiche della Costituzione riguardano poi anche i cosiddetti poteri di emergenza, attivati da ultimo allo scoppio della guerra in Ucraina. In base alle attuali normative, il governo può dichiarare lo stato di emergenza per 30 giorni, prorogabile a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nazionale per un massimo di 180 giorni e per un numero illimitato di volte. Queste norme continueranno ad essere in vigore, ma in futuro il governo non potrà più sospendere le leggi per decreto o derogare alle disposizioni di legge senza l'autorizzazione di una maggioranza dei due terzi del Parlamento. Ora, l'Ungheria confina con l'Ucraina, quindi comunque sicuramente c'è un pericolo di emergenza, anche se comunque confina con la parte di Ucraina occidentale dove la guerra arriva molto sporadicamente. Però il fatto di approvare quando praticamente si vuole, perché poi essendo il governo in stragrande maggioranza a favore di il Parlamento a stragrande maggioranza del partito di Orban, vuol dire che quando Orban decide di mettere lo stato di emergenza si mette lo stato di emergenza sostanzialmente, perché nessuno voterà nel partito di Orban contro lo stato di emergenza. E il fatto che io possa mettere lo stato di emergenza, che poi mi significa problemi e quindi posso per esempio annullare le elezioni, oppure posso spostare le elezioni più avanti, oppure posso fare politiche economiche che finanziano il governo perché sono stato di emergenza. Ecco, sono tutte cose che fanno le autocrazie per centralizzare il potere su se stesse, ecco. L'ultima roba con cui sono d'accordo è che con l'ultimo emendamento si pongono poi le basi costituzionali per l'autodifesa dei comuni, si garantisce il diritto ai pagamenti in contanti, inquadrato dai legislatori come una protezione contro il controllo digitale, e si autorizzano pene detentive per l'uso o il possesso di droghe, anche in piccola quantità. Ora, su quest'ultimo passaggio sono totalmente d'accordo, ma penso che tutti siano d'accordo. Per quanto riguarda invece i pagamenti in contanti, anche qua sono in parte d'accordo, perché questo fatto che bisogna sempre pagare con carta mi sta abbastanza sulle palle a me, sinceramente. Cioè, va bene pagare con carta, però se voglio pagare in contanti devo avere il diritto di pagare anche in contanti, punto e basta. Questa storia delle carte, che si deve pagare tutto con le carte perché se no si inquina, perché i soldi vengono stampati, si è un po' rotte le scatole. Contro il controllo digitale che poi avviene lo stesso perché i giornali sono tutti in mano al governo o quasi, perché l'opposizione viene sempre criticata e quasi sempre trovato il modo per escluderli dalle elezioni, o in ogni caso comunque trovate nuove accuse strane per far sì che poi siano deboli, insomma.
Quindi il controllo esiste, per cui questa balla qua del controllo digitale è una grandissima balla, appunto perché in un paese come l'Ungheria parlare di controllo e anticontrollo è una assoluta ipocrisia, perché il controllo là è su qualunque cosa si possa immaginare, e però sicuramente è una cosa positiva, però sicuramente tu vai anche a incentivare così i pagamenti in nero, perché se io in bar posso pagare non con la carta ma con i contanti, magari qualche scontino in meno lo faccio anche. Ebbene, questo era. Ora andiamo a dare, diciamo così, una sintesi delle politiche di Orbán quando è tornato al potere. Beh, PIL in crescita, economia in crescita, occupazione in crescita, esportazione in crescita, salari e stipendi in crescita, tasse in diminuzione, debito pubblico in aumento. Quindi c'è per tutte le cose positive che vi ho appena elencato un debito pubblico in aumento, però per forza. Poi ehm, per esempio abbiamo anche come cose positive la sanità pubblica, i trasporti che comunque sono decenti, l'istruzione che comunque per quanto sia controllata dal governo è decente, e poi però abbiamo tutte le altre leggi autoritarie, come per esempio il vietare le manifestazioni LGBT, e fare la multa a chi le fa, diciamo così, anche appunto usare fondi pubblici per pagare, diciamo, la propaganda, poi dopo mettere stati in emergenza a caso quando ti pare a te, e poi tutte le altre cose, eh, per esempio controllare tutti i media, perché tutti i maggiori giornali sono in mano al governo, poi per esempio anche fare il muro anti-immigrazione con la Serbia, che ci sta, posso capire che tu non vuoi gli immigrati serbi, però fare un muro per dividere non è il massimo. E appunto anche mettere nelle scuole persone, professori che siano filogovernative, anche quello è una cosa autocratica. Però in generale diciamo che il governo di Orbán è un'autocrazia che sta facendo molte cose brutte e che sta portando l'Ungheria verso una dittatura, però ha fatto anche cose buone, ecco. Non è tutto schifo quello che ha fatto il governo di Orbán. Ora, avviamoci verso la conclusione del video. Andiamo a vedere quali sono i principali giornali liberi che ci sono in Ungheria. Allora, i maggiori giornali sono tutti in mano al governo di Orbán, e molti altri giornali, come per esempio Index, sono stati comprati da oligarchi vicini al partito di Orbán. Ma esistono ancora i giornali liberi tipo Telex, tipo 444 e tipo Direct 36, che però è molto più un giornale investigativo, infatti escono pochi articoli, mentre invece 444 o 444 e Telex sono giornali liberi, fondati diciamo da gente ungherese che non è politicamente schierata o che comunque non è a favore di Orbán, e non è neanche filo sinistra troppo, e che appunto tramite investimenti di cittadini privati e comunque di sostegno da parte di fondazioni riesce a tenere aperto e a non farsi acquistare da gente filo Orbán. Sono giornali molto interessanti, per esempio un articolo qua ci parla di Telex di un ministro Semien che è stato diciamo accusato di pedofilia, quindi capiamoci anche un po' quanta gente c'è, il tipo di gente che c'è nel governo ungherese, e diciamo che appunto fanno un po' cronaca di tutto quello che succede in Ungheria. Sono giornali molto interessanti, magari ve li lascio in descrizione. Ora passiamo alla fine del video a appunto vedere quali sono i principali partiti politici
la crisi del governo di Viktor Orbán e le prossime elezioni. Allora, intanto, Orbán ha vinto le elezioni del 2010, il partito di Orbán ha vinto le elezioni del 2010 con il 52% dei voti, mentre il Partito Socialista ha preso il 19% dei voti. Nel 2014 ha vinto col 44% dei voti, mentre l'opposizione col 25%. Nel 2018 ha vinto col 49%, opposizione più forte col 19%. Elezioni nel 2022 ha vinto col 54% dei voti e la coalizione di sinistra, che questa volta si è unita, non era divisa in diversi partiti, ha preso il 34% dei voti. Ora, i principali partiti politici dell'Ungheria di opposizione sono il partito TISA, che è il partito guidato da Peter Magyar, che una volta era dentro a Fidesz, ma che poi ha lasciato il partito di Fidesz nel 2024 perché diciamo che ha accusato diversi membri del governo di Orbán di essere molto corrotti, ha denunciato il governo di violare lo Stato di diritto e aver messo in imbarazzo il popolo ungherese a livello internazionale e diciamo anche molti scandali di insabbiamento, di pedofilia. E allora ha lasciato il governo di Orbán, il partito di Orbán, e ha fondato il partito di sinistra, TISA, che è andato secondo alle elezioni europee nel 2024 per l'Ungheria, e diciamo che stanno giocando nei sondaggi anche adesso il partito di Orbán. Poi ci sono altri partiti, diciamo Uniti per l'Ungheria, che era un partito che ha sfidato, sì, stavo per dire Erdogan, ha sfidato Orbán nel 2022, dove c'erano dentro la coalizione democratica, il movimento Momentum e il Partito Socialista Ungherese, tutti i partiti di sinistra, e poi c'è anche l'opposizione, il partito di Movimento Nostra Patria, che è un partito di estrema destra che si posiziona ancora più a destra rispetto al governo di Orbán. Ora, ultima cosa da vedere, poi dopo faccio il mio recap finale di questo video lunghissimo, però ci sta, quando analizzo i paesi voglio farlo bene, e quindi saranno tutti video più o meno abbastanza lunghi. Allora, nel 2026 ci saranno le elezioni in Ungheria, dopo che sono state nel 2022, per appunto decidere chi governerà di nuovo il paese. E per la prima volta in circa 15 anni gli ungheresi si sono resi conto che forse è meglio cambiare e forse è meglio che Orbán vada a fare di nuovo l'avvocato e a smettere di fare il premier. Diciamo che gli ungheresi stanno un po' facendo la fine della Turchia. Non sei fatto fuori Erdogan quando potevi e adesso sei arrivato a una dittatura. Ora l'Ungheria non è ancora a livello della Turchia in nessun modo, perché l'Ungheria non stermina bambini, non ammazza minoranze etniche, non come dire, non mette in galera gente a caso, magari gli fa la multa, ma non è ancora arrivata ai livelli di mettere in galera e condannare a lavori forzati o a cose molto brutte ai cittadini, però a livello di democrazia stiamo andando molto vicini a livello della Turchia. Secondo i sondaggi più recenti, il partito di governo Fidesz di Orbán non è più la forza politica preferita dalla maggioranza degli elettori ungheresi. Il governo si attesterebbe tra il 35 e il 39% delle preferenze. Invece la politica magiara ha una grande novità, quella del partito di sinistra TISA, fondato da Peter Magyar, che tra l'altro non è molto, molto curioso perché Magyar significa magiaro oppure ungherese, dipende come lo vogliamo dire noi, in ungherese. Quindi in ungherese Peter Magyar si chiama come gli abitanti, come la popolazione locale, come se poi ci fosse uno che si chiamasse italiano di cognome. E questo partito ha per ora tra il 40 e il 45% delle preferenze. Diciamo che la leadership di Orbán sta andando molto in calo, grazie, o meglio, per colpa delle sue leggi autoritarie, delle sue
diciamo così, politiche molto particolari, come per esempio mettere come gruppo terroristico quello di Antifa della Salis. Farò un short dopo sulla Salis perché devo parlarne velocemente. Quindi vuol dire che se tu metti fuori legge mi metti come terrorista un gruppo di antifascisti, vuol dire che tu mi limiti la libertà di espressione, il controllo dei giornali, dei media, eccetera, eccetera, delle TV, eccetera, eccetera. Poi anche il fatto che nell'Unione Europea siano molto mal visti perché comunque sono sempre quel paese che va sempre contro, sono quel paese che compra il gas e il petrolio dalla Russia, quindi insomma sono molto anche in crisi con le istituzioni europee dell'UE, e quindi insomma la gente si sta un po' stufando. Poi Orbán è anche molto ipocrita perché comunque non vuole mai votare per l'estensione della Russia, poi vota sempre perché per approvare le sanzioni ci vuole il voto di tutti i paesi, e quindi per averne approvati 19 vuol dire che l'Ungheria ha sempre votato a favore, anche se Orbán è sempre contro. Ma almeno per quanto riguarda la situazione Israele e Palestina non è ipocrita, cioè lui sostiene Israele e sostiene incondizionatamente Israele, non come la Meloni che sostiene Israele ma dice di non sostenerlo, ecco. Almeno da quel punto di vista lì non è tanto ipocrita. Per cui vediamo un altro potenziale sfidante è il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, chiedo scusissima per la pronuncia, che però non si vuole candidare alle elezioni del 2026. Quindi vediamo un po' cosa succederà in Ungheria, e comunque per arrivare all'ultimo punto molto veloce, io credo che se dobbiamo valutare l'Ungheria come paese europeo bisognerebbe anche insomma, vedere un po' come magari applicare delle sanzioni che vadano contro solamente ai governanti, non contro il paese, contro alla leadership politica. Perché se poi noi non facciamo entrare la Turchia, che fa cose molto peggio dell'Ungheria, ragazzi, non voglio neanche nominare e confrontare Ungheria e Turchia, Erdogan e Orbán che fanno cose molto peggiori, Erdogan fa cose molto peggiori di quello che fa Orbán, ma 10 volte superiori proprio. È come paragonare Hitler alla Meloni, ecco. Non paragoniamo cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Però non facciamo entrare la Turchia perché viola lo Stato democratico e i diritti umani, ecco. Per quanto l'Ungheria non è che viola i diritti umani, perché non fare un Pride LGBT non è, sì, è violazione dei diritti umani, ma non è che vengono sparati se sono LGBT, non è che non gli vengono più dati i soldi se sono LGBT, non è che non possono più uscire, non è che non possono più uscire se sono LGBT, cioè non possono fare i Pride ma finisce lì la storia. Quindi diciamo che è un paese che secondo me in questo momento, con questa situazione politica, non dovrebbe stare nell'Unione Europea. Però vediamo appunto se anche perché comunque va contro la democrazia e non rispetta i diritti di tutti, cosa che noi opponiamo alla Turchia per entrare nell'Unione Europea, mentre l'Ungheria che fa cose molto diverse ma comunque assomiglia molto alla Turchia, la lasciamo nell'Unione Europea, quindi insomma bisogna valutare queste cose qua. Però se poi bisogna escludere se poi bisogna valutare tutto quello che fanno i paesi europei, allora nessuno sarebbe nell'Unione Europea. Però ecco, era giusto per dire cosa ne pensavo io nell'Ungheria nell'Unione Europea. Vediamo cosa cambierà alle prossime elezioni, cosa si inventerà Orbán per rimanere al potere anche se perderà le elezioni, tipo vari Bolsonaro e Trump che fanno colpi di Stato o che tentano di fare colpi di Stato, però insomma, vediamo un po' quello che accadrà. Io vi do appuntamento in un prossimo video dopo 44 minuti di video che nessuno avrà guardato.